tutti, questa sera vi presento uno stripping basket fatto in casa. Come ben sapete l'utilizzo dello stripping basket è fondamentale per la pesca a mosca, soprattutto quando non si può appoggiare correttamente la coda di topo per terra o in acqua. Per esempio non si può appoggiare la coda in barca comodamente, perché la barca sapete che è piena di appigli, oppure in riva al mare o in lago, quando in particolar modo ci sono le onde che sulla battigia infrangono e vanno così a attorcigliare la coda, magari anche su qualche roccia. La coda inoltre viene protetta rimanendo all'interno dello stripping basket dalla sabbia o da altri detriti che sono presenti su alcuni terreni. Lo stripping basket permette alla coda di topo di sfrecciare tra gli anelli molto velocemente e fare degli ottimi shooting. Il basket deve essere leggero, facile da utilizzare, comodo da mettere e da togliere, spostabile nella migliore posizione, quindi con una bella cintura di questo tipo ci permette veramente di spostarlo comodamente da un lato all'altro del nostro corpo, e deve avere anche delle misure perfette per poter essere utilizzato correttamente e anche per essere trasportato in un eventuale viaggio che andremo a fare in giro per il mondo. Eccolo qua ragazzi, questo è il classico stripping basket che io ho utilizzato fino a qualche settimana fa. Devo dire che è un ottimo stripping basket, sebbene sia un blocco di plastica piena. Visto che è fatto appunto in questo modo, tende essenzialmente a riempirsi nel caso in cui arrivino delle onde. Di conseguenza ho provato a forarlo. Obiettivamente l'acqua esce, ma non con la stessa velocità di cui si ha bisogno quando si stanno facendo guadi profondi o comunque quando ci sono onde del mare e il mare è incazzato. Di conseguenza che cosa abbiamo fatto? Ho chiamato il mio amico Marco Pugioli, il quale ha una buona manualità, e gli ho chiesto di farmene uno che avesse invece tutti dei fori, che fosse molto più leggero da utilizzare. Ora non faccio altro che lasciare la parola a Marco e augurarvi buona visione. Ciao a tutti ragazzi, volevo farvi vedere lo stripping basket che mi sono fatto per pescare nelle flat in mare e da portarmi via, anche da mettere nella valigia, da mettere in aereo nella stiva. Questo è il risultato con la cintura. Questo invece è il prodotto nuovo che ho comprato in un discount cinese a 5,90 €, quindi è una roba molto economica e in poco tempo riesco a farlo diventare come questo qua. O meglio, per tagliarlo ci servono un paio di forbici dell'elettricista, un cutter e della carta vetrata normalissima. Prima cosa da fare è quella di tagliare lo strato il primo terzo, perché sennò sarebbe troppo grande, troppo ingombrante secondo me. Qua è un'operazione che ci metterò qualche minuto. Ecco, abbiamo tolto il primo strato, che è quello che non ci serve, l'abbondanza. Dobbiamo eliminare questa parte tutta dentata e piena di bave che rovina anche le mani, perché rovinerebbe subito la nostra coda di topo. Con un cutter si inizia a rifilare dentino per volta, che ci cadranno tutti per terra, dopo poi spaziamo. Adesso in questo lato abbiamo eliminato i denti, però abbiamo ancora la bava e con la carta vetrata iniziamo un po' a, come materiale molto tenero, è plastica, poche passate, diventerà un bel bordo, bello rotondeggiante, che non danneggerà assolutamente la nostra coda di topo. Successivo è quello di prendere una cintura
qualsiasi tipo, una cintura, una tracolla da computer, da borsa da computer o una roba del genere, cinghie da wader, si scuce, si fa passare dentro un paio di volte per lato, si ricuce una parte, si mettono le fascette a vostra scelta, o di più o di meno, dovete provare voi con la vostra coda e la vostra canna. E dopo questo è il risultato finale. Ce lo possiamo spostare da parte, se siamo mancini, se siamo destri. Faccio qualche lancio, Ah, dopo? Sì, ok. prendo qualche Intanto carangide, facciamo quello che deve essere da fare. qualche carangide on the fly. Vado, asciutto.